Oh my god! Benvenuti disadattati e disadattate. Noi siamo i Termostati e oggi vi parleremo di Mario 64. Esatto, in onore del 35esimo anniversario del gioco, la Nintendo ha rilasciato un bundle con Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Senza però Super Mario Galaxy 2. Già. In ogni caso abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea rivisitare questi titoli e farci delle recensioni da non fan accaniti della serie. Come al solito, tutti i link con le fonti in descrizione. Ma prima... Sigla! Super Mario 64 non è stato il primo platformer 3D, come molti pensano. Quel primato va infatti a Jumping Flash del 1995. Mario però è stato il gioco che ha portato il true 3D platforming nel mainstream ed ha definito quelli che diventeranno le basi di ogni platformer che si rispetti. E anche di più, dato che questo gioco ha una complessità di gameplay che non è affatto scontata, nemmeno oggi. Ma su questo ci torneremo tra poco. In effetti, lo scopo del gioco è esplorare il mondo e recuperare le stelle che Bowser ha disseminato per il regno di Peach. Una volta prese abbastanza stelle, potrai finalmente cacciare Bowser e mangiare la torta che la principessa ha preparato apposta per te. La torta. Il punto forte di questo gioco non è chiaramente la trama, ma il gameplay ed il senso di esplorazione e di scoperta che provi nell'entrare in una nuova zona del regno. Risolvere i puzzle ambientali per guadagnare le stelle, scoprire i segreti del castello e soprattutto saltare in giro. Il tutto in un universo colorato con... Oh, che è stato? Cosa? Boh, vabbè. Dicevo, il tutto in un universo colorato con personaggi strani e che non si prendono mai sul serio. Per questo motivo nel video vi mostreremo soltanto clip dei primissimi livelli, in modo da non spoilerarvi le altre zone. Per essere un gioco del 96, il gameplay è parecchio complesso. Potrai infatti scivolare, gattonare, correre, camminare in punta di piedi, saltare sui muri, saltare all'indietro, fare i salti con la rincorsa e se sei bravo con il timing, anche tripli salti. Ci sono anche altre cose che sbloccherai nel corso dell'avventura, come nuotare, farti sparare dai cannoni e anche planare. I livelli sono costruiti apposta intorno a tutte queste abilità, in modo da costringerti ad usarle tutte di volta in volta. Anche se ci sono un paio di meccaniche che non verranno usate praticamente mai, o sono superflue, come il triplo salto, gattonare, la possibilità di lanciare casse, ti rendono la vita più facile in alcune situazioni, ma puoi tranquillamente farne a meno. Le mappe sono minuscole, ma molto dense di cose da fare e da vedere, che siano puzzle ambientali o mini boss. Ogni mappa è stata infatti costruita con l'intento di farti sfruttare una certa meccanica al massimo ed è un'esperienza a sé. Che sia scivolare giù per una montagna o esplorare un relitto sott'acqua. Come starete vedendo, ogni zona ha molta personalità ed è parecchio diversa dalle altre. Oh, ma che è sto suono? Ledo, ma che c'hai oggi? Non lo so, non capisco. Dai, vabbè, andiamo avanti con sto video. Sì, dicevo, ogni mappa è diversa per stile di gameplay e ambientazione, senza contare i nemici. Alcuni livelli hanno infatti dei nemici unici per quella zona, con un proprio comportamento e con un modo diverso con il quale gestirli. Guarda questi che belli, sono i miei preferiti, si chiamano i Skitter e Mario 64 è l'unico gioco dove non sembrano dei tossici. Come abbiamo detto, lo scopo del gioco è raccogliere le stelle in giro per il mondo e farlo è molto divertente, anche se avrei preferito non essere buttato fuori dalla mappa ogni volta che ne prendo una, dato che ce ne sono 6 per livello. Le stelle le dovrai cercare tu, esplorando la mappa ancora e ancora e ancora. Il gioco ti darà un indizio alla volta, suggerendoti un ordine in cui recuperare le stelle, ma tu puoi prenderle in qualsiasi ordine, a patto che sai dove stanno, ovviamente. Non avere una mappa spesso rappresenta un problema, soprattutto se non sei la tua 10ª volta che ci rigiochi. E questo chiaramente non è solo mio pensiero, dato che nella versione per il DS hai non solo una mappa, ma questa ti dà anche dei suggerimenti su alcune stelle. Inoltre è parecchio frustrante quando sei nel late game e ti mancano poche stelle per finire il gioco. Ti trovi veramente a raschiarle dal fondo, non sai bene quali cercare, dato che i livelli che ti piacciono di più o quelli più semplici già li hai completati. E quindi devi passarti a petti nei livelli più frustranti e magari morire diverse volte prima di capire soltanto dove sta la stella o cosa devi fare per farla apparire, dato che i suggerimenti non sono sempre chiarissimi. Questo è l'unico vero difetto di Mario 64, difetto che sarà in parte ridotto in Super Mario Sunshine, il seguito di Mario 64, e completamente risolto in Mario Galaxy.
Staremo a vedere, perché giocheremo anche a quelli. Ci sono anche un altro paio di cose che ci hanno fatto storcere il naso, anche se non li definirei difetti, ma restrizioni dell'epoca. Come la telecamera, terribile da gestire. Un Mario che slitta su qualsiasi superficie come se fosse ghiaccio. In realtà la telecamera non sarebbe nemmeno sto gran problema se solo il gioco non avesse così tanti puzzle in cui ti devi guardare in giro e cercare qualcosa. Capisco il voler flexare la telecamera nuova, ma così mi fai piangere. Ricordiamoci sempre che Mario 64 è uscito sul Nintendo 64, che aveva un controller con un solo analogico. E proprio perché il controller aveva un solo analogico, alcune meccaniche, come volare o scivolare sul ghiaccio, sembrano fatte apposta per farti del male. Grazie a Dio non sono obbligatorie. Perché puoi scegliere tu quali livelli giocare e quali non giocare, a patto che riesci a raccimolare abbastanza stelle. In totale ci sono 120 stelle, ma per completare il gioco te ne bastano 70. Quindi un consiglio spassionato: se una stella vi dà parecchi problemi, abbandonatela e andate avanti. Dire che la colonna sonora di Mario 64 è iconica sarebbe insultarla. È leggendaria. Sentite qua. Ogni canzone è un'esperienza a sé e si fonde perfettamente con il livello che la ospita. E poi parliamoci chiaro. Le avrete già sentite nei meme, quindi non serve nemmeno parlarne. Ecco, infatti, un altro buon motivo per giocare a Mario 64 sono i meme. Let's go! Hello! Sulla grafica non c'è molto da dire. Infatti è invecchiata parecchio, ma grazie al suo stile regge ancora. La versione per DS ha avuto un quasi completo rifacimento delle texture, ma io personalmente preferisco la grafica del gioco originale, ha molto più personalità. Guardate come sono riusciti a rendere bene le sfere, soltanto usando lo sprite 2D. È geniale! Sembrano quasi modelli. Oh, e basta? Ma qual è il tuo problema, oh? Non lo senti anche tu sto suono? No? Vabbè, fa niente, andiamo avanti. Super Mario 64 è il gioco più venduto per il Nintendo 64 e quando è uscito sullo store digitale della Wii è diventato anche lì il gioco più scaricato. Ci sarà un motivo, no? Senza contare i numerosi remake per il DS, per la Wii appunto, per la Wii U e adesso anche per la Switch. È tra i giochi più rigiocati al mondo, con una comunità enorme di speedrunner che tuttora continuano a giocare, a mettere record e a fare video che raggiungono anche il 1.000.000 di views. Il record attuale comunque è di 6 minuti e 36 secondi. E non fatemi nemmeno iniziare a parlare dei meme su questo gioco e delle creepypasta assurde che la community ha creato. Come quella dove gli skybox sono foto di posti reali. O quella dove Bowser ha trasformato i Toad nei blocchi che rompi e quindi uccidi i Toad ogni volta che rompi i blocchi. O che in una build del gioco appare Wario e ti fa crashare il gioco, stile Aerobrine. La gente sta male. Già. Oh, ma che... Un mio amico, uno speedrunner, mi ha chiesto quale fosse la differenza tra Mario 64 e Psychonauts, uno dei miei platformer preferiti. E io all'inizio non sapevo bene come rispondere, poi però ho capito. Mentre su Psychonauts tutto è funzionale alla trama, su Mario è il contrario, tutto è subordinato al gameplay. Normalmente questo sarebbe un grosso contro per me, che sono un amante dei giochi story driven, ma non in questo caso, perché il gameplay è così complesso e divertente che riesce non solo a reggere l'intero gioco, ma anche a elevarlo a pietra miliare dei videogiochi. Ragazzi, parliamoci chiaro. Esiste un prima Mario 64 e un dopo Mario 64. Per quanto odio gli idraulici, devo ammettere che è così. Super Mario 64 è il gioco a cui tutti i platformer in 3D fanno riferimento e sarebbe davvero un peccato lasciarselo sfuggire. Oh, che succede? Oh, ma che stai a fa'? Oddio, aiuto! Penso che basti. Sì, direi che basta. Ok. Vuoi fare Wario che urla? Wow!